Allora Giulio, ci troviamo finalmente al cospetto di un Luxman che in tanti ci avevano chiesto, Sì, giusto? Beh, marchio storico. Marchio storico, e poi ce l'hanno chiesto perché abbiamo mandato un teaser. Abbiamo mandato Dato un teaser. sì, No, qualcuno poi ci aveva anche scritto, anche quando abbiamo fatto la prova dell'AcuFace, ma un Luxman non lo provate? Eccolo qui per Eccolo. voi. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza, ma poi le cose riusciamo a farvele avere. Bravo, piano piano arrivano. Allora, diciamo subito il prezzo come da richiesta. 13.990 euro, Benissimo. parente stretto di 14.000 euro. Bravo, tantissime cose da dire, prodotto molto molto interessante. Allora www.audio2g.it.com, subscribe, campanella E abbonatevi. Esatto, piccolo sostegno per il canale. Un supporto che ci aiuterebbe. Ok, ciao, tra poco, ciao. A ti sottopongo un quiz. Vai. Quando è stata fondata la Luxman? Io non me lo ricordo. Non lo so. Te lo dico io. Nel 1925 in che paesello del Giappone? In Giappone. No, non lo so. A Osaka. A Osaka, va bene. A Osaka quindi è un'azienda storica, assolutamente storica. I primi prodotti belli escono alla fine degli anni 50, inizio degli anni 60. A me faceva impazzire un SQ38, quello con la parte esterna in legno che era simile al Marantz, e lì c'era la battaglia tra il Marantz e il Luxman. Insomma, era una battaglia. Allora, Luxman a me ha insegnato una grande lezione. Sì. A non essere stupidi, cosa che invece a me riesce abbastanza bene in tanti settori, ma in questo campo in particolar modo. Io sono stato fortunato acquirente da ragazzino di un Luxman, un integrato, piccolino, che era bello, suonava benissimo, non aveva un difetto. E io sono stato così stupido, nella foga di cambia, di venderlo per comprare chissà quale porcheria, e sono stato punito. Quindi Luxman a me ha insegnato, prima di fare cose, ascolta. Datti tempo, capisci? Poi quello che ti è successo è estremamente frustrante, perché quando poi cambi per una cosa che va peggio, soffri da morire. È bello che poi all'inizio dici ma va molto meglio, sai che ti stai dicendo una bugia, poi arriva il momento in cui ti devi arrendere e dici ok, sono un idiota, ho fatto un cambio sbagliato. Però queste cose succedono. Servono alla crescita. Anche perché a quell'età neanche io avevo tutta questa possibilità di poter cambiare, sperimentare, cosa che magari adesso, anche grazie al canale, lavoro che facciamo, riusciamo a farlo più assiduamente. Benissimo, allora veniamo a questo oggetto. Ok, allora la cosa più bella che c'è di questo oggetto, questo però è un quiz molto semplice, secondo te qual è? Secondo voi qual è? I V-meter. Esatto. Che bellezza. V-meter che sono bianchi, a sfondo bianco, e quindi molto simili a quelli di Denon. Lontani ovviamente da Macintosh, che sono celesti, e ancora più lontani da Onkyo, che invece li metteva neri, per cui era un segno distintivo un po' questo V-meter bianco. E io che non sono un cultore della materia, però mi piace il fatto che sono veri, non sono disegnati, ma sono veri, con l'ago, con tutte quelle belle cose. Esatto, con un display a 8 segmenti assolutamente classico al centro, che indica il livello del volume. Volume che peraltro è implementato secondo una tecnologia proprietaria di Luxman, che si chiama, c'è un nome impronunciabile, l'Elua X. L'Equa? Luxman Element Control Ultimate Attenuator versione EX. L'Equa. Va bene. L'Equa. Si chiama così. È un sistema particolare che poi vedremo meglio nello sventramento, perché credo che si riesca a vedere un po' di questo sistema di controllo del volume. Sì. Io ho una sbirciata, non a questo, in fotografia all'interno di questa macchina l'ho data, ed è piena veramente di
raffinatezze che sono sicuro che ti faranno molto godere. Molto molto bene. Però diciamo fondamentalmente che questo amplificatore è un amplificatore di quelli proprio old style. Sì. Digitale? Non se ne parla, non c'è niente di digitale, non c'è uno streamer, non c'è un'app, non c'è niente di niente. Ci sono tanti begli ingressi, di cui 2 bilanciati, ma essendo io un fine investigatore, Sì. mi sono andato a leggere lo schema elettrico del prodotto, che è riportato nella migliore tradizione nipponica. E lo vedete in overlay. Scoprendo, non è che ci voleva un genio, per carità, comunque leggendo che gli ingressi bilanciati sono subito seguiti da uno sbilanciatore. Detto in altri termini, questo amplificatore non è intrinsecamente bilanciato. Esattamente. E questa cosa ha avuto una ricaduta in sede di ascolto. Bravissimo. Allora, Poi, aspetta, diciamo gli altri ingressi. Due bilanciati, quanti sbilanciati? Non lo so, 3 mi pare. 3 mi pare. E poi c'è quella particolarità del fono con MM e 2 livelli di MC, 0 1 mV e 0 3 mV. Ok. I controlli di tono che faranno la felicità dei tanti che ci hanno detto che i controlli di tono sono fondamentali, tant'è che qui non solo c'è treble e bass, ma c'è anche il medio. Esattamente. C'è Cosa che sinceramente è la prima volta che ci capita di incontrare, forse. Forse sì, io non me ne ricordo. E comunque c'è treble, bass e middle. Poi c'è il balance, ovviamente, 2 coppie di altoparlanti, speaker A e speaker B. Ma questa è una cosa che deve piacere ai giapponesi, perché anche sull'Accuface grosso, quello in classe A che abbiamo provato, c'era questa doppia possibilità di collegare i diffusori. Io non ho capito se è, immaginiamo che uno ha una coppia di speaker in cucina e uno in soggiorno, oppure tu in soggiorno c'hai 2 speaker, uno per la musica classica e uno per la musica rock. Secondo me forse più potrebbe essere. Non lo so. Insomma, a me francamente non mi sarebbe mai venuto in mente di farlo, ma probabilmente ci sarà chi ama questa cosa. Cuffie 4,4 e 6,3, quindi 2 uscite ad alta corrente con una cura e un'amplificazione dedicata, quindi particolare attenzione sull'uscita cuffia. Mi piace il fatto che l'interruttore di alimentazione sia leggermente scavato rispetto al piano del pannello frontale, il che evita accidentali. Bravissimo, accensioni accidentali. A me invece piace tanto il fatto che c'è, insomma, non vi offendete, ma c'è un bottone dove c'è scritto straight che salta, bypassa tutti i controlli, quindi io non lo abbiamo tenuto sempre. Io l'ho ascoltato con straight esclusivamente voi mi scuserete. Beh, del resto voglio dire, vabbè, ognuno ha le sue e io noi non amiamo i controlli di tono e quindi io vado di straight e sono contento. Del resto c'è per quello, no? Giusto? Assolutamente. Estetica quanto mai sobria, molto bello, non lo state vedendo, ma lo state vedendo in overlay, il pannello superiore. Bellissimo. Che è alto 1 centimetro, mi pare, cioè una cosa di alluminio. È lavorato in un modo ineccepibile. No, dal punto di vista realizzativo è una macchina fatta benissimo. Certo, evidentemente proprio per filosofia di approccio l'effetto wow qua non c'è, perché questo amplificatore potrebbe tranquillamente essere uscito dagli anni 80. Sì, è molto simile. E del resto è proprio la line-up di Luxman, perché poi c'è un amplificatore in classe A che è l'L100, se non sbaglio, L100 che è un classe A da 20 watt, c'è il 507 che è la versione più piccola di questo, sono tutti però con un'estetica sobria e dir poco, sobria, assolutamente sobria, tutti silver, meno l'L509Z Anniversary che invece è nero, però credo sia l'unica eccezione. Catalogo Luxman piuttosto articolato, quindi DAC, lettori CD, giradischi, insomma ce ne sono varie. Poteva mancare il telecomando? Non poteva mancare. Se ti cade su un piede magari ti fa. Lo vuoi prendere tu o lo prendo io? Lo prendi tu. Lo prendo io cambiando camera, perché lo vediamo di qua. Eccolo qua. Gran bel telecomando, sì, devo dire, veramente molto bello. E poi
lo vedete in overlay, la scritta Luxman Old Style è Quella è bellissima, quella... splendida, e questo è leggermente bombato sotto proprio per essere ergonomico e per Sì. essere impugnato Però dei ha mesi. i gommini che evitano che faccia Certo, il dondolo. come si dice a Napoli, non tramea, cioè non si Non si muove. muove. Scusate, so che non si può tradurre, però Va. l'animo napoletano ogni tanto esce fuori. Benissimo, allora io sono pronto per lo sventramento, caro Giulio, prontissimo. Sarà un piacere. Che facciamo? Facciamo lo sventramento. Facciamo lo direi. sventramento. Ciao, a tra Ciao. poco. Ciao. Allora, mi aspettate un attimo qui? Ti aspettiamo un attimo qui. Una cosa, uno sforzo? Coperchione. Coperchione. E questa volta non ho fatto la gag del faccione, No. che fa rima con coperchione. Certo, mazza, coperchione bello potente. Bello potente, spessissimo, finemente lavorato, veramente bello. Leggevo una roba da quasi 1 centimetro di spessore. Sì, forse proprio 1 centimetro. Dietro com'è fatta? Ah, ok, le grigliette sono attaccate. È un materiale particolare, molto bello, lavorato a nido d'ape. Ok, Poi concentriamoci qui, Giulio. Qui. allora, arriviamo. Dove vuoi che mi concentri? Qui. Questi sono dei collegamenti fatti con il circuito stampato. Questi veramente non li abbiamo mai visti fatti così. Cioè, Mai visti. questi praticamente collegano la scheda del pre, giusto, alla scheda degli ingressi, o meglio, la scheda Sì, degli ingressi alla scheda del pre. Questo. Solo che anziché farlo con una filatura, sono fatti con questi ponticelloni ramati. Esatto, con un rame ad alto spessore, che è lo stesso rame ad alto spessore che troviamo qui nei circuiti stampati del finale. Ok, che io adesso vado ad inquadrare. Questa sembra un po' la costruzione dei circuiti stampati a norme militari, quindi che hanno un rame molto più spesso rispetto al rame standard, quindi una pista più grande, come se fosse un filo più grande, e poi come potete vedere non esistono degli angoli retti, ma esistono esclusivamente angoli Delle smustati. curve. Esatto. Sì, delle curve, perché nella documentazione tecnica loro ci tengono a dire che la, diciamo, distribuzione delle piste così in curva in qualche maniera migliora la prestazione sonica del prodotto, quindi chissà, come se il fatto di non avere angoli retti migliorasse la performance. Interessante notare anche il fatto che le piste non sono coperte dal consueto strato protettivo che vediamo, diciamo, di vernice trasparente che vediamo sui circuiti stampati normalmente, come se fossero esposti a vista, ma poi ovviamente il metallo è trattato in funzione antiossidante. Esatto, tutti i componenti a foro passante. Assolutamente sì, qua lo riusciamo a vedere abbastanza bene. Dunque, se ti sposti qui, che forse è più semplice, possiamo far vedere fino a un certo punto che i transistor finali sono messi dall'altra parte, sono 6 a canale, quindi sono quindi 6 e 6 e 6 e 6, quindi è una dotazione di altissimo livello, tantissimi transistor. E se poi ti riesci a spostare su questi numerini, vediamo classica cosa giapponese di numerare tutti i connettori. Questo serve per il servizio, perché così sul manuale di servizio c'è scritto che il connettore 18 va in quel posto, il connettore 85 va in un altro posto, e quindi chi fa servizio, chi fa manutenzione non si sbaglia mai a inserire un connettore piuttosto che un altro, ma questa è quasi una questione di folklore. Devo dire però che dal punto di vista della costruzione e del servizio è eccellente, perché sotto la paradia è staccabile, quindi per fare il servizio al prodotto senza bisogno di dover smontare tutto. Se poi mai ci dovesse essere la necessità di smontare soprattutto le sezioni finali, è sufficiente togliere queste viti qui e sotto, e questa viene fuori, si staccano i fili sotto, si staccano i fili sopra, e l'intero modulo di potenza viene fuori, e quindi è molto molto facile fare assistenza. Quello su cui io faccio un plauso è il fatto che, li stiamo vedendo anche adesso, i dissipatori di calore sono
integrati all'interno del profilo dell'amplificatore. Questo dà al prodotto un look molto meno aggressivo rispetto al fatto di avere i dissipatori a vista, ma per come è pensato questo prodotto, che è un prodotto essenzialmente da salotto, se vogliamo, da salotto buono, gli conferiscono un aspetto molto più inseribile all'interno di un qualsiasi arredamento, cioè meno da oggetto tecnologico, ma più da elemento di arredo, quindi da questo punto di vista è coerente con l'impostazione generale del prodotto. 4 condensatori di filtro, ognuno da 10.000 microfarad a canale, in una configurazione dual mono dalle uscite del trasformatore in poi. Trasformatore che non è toroidale, ma è tradizionale, se vogliamo, EI, e possiamo vedere però che ha una schermatura in rame estremamente robusta. Sì. Qui abbiamo tolto questa protezione che c'era da questa parte proprio per far vedere ai follower la schermatura. Perfetto. Ok, dunque. Qui lo stiamo guardando dal dietro, cioè io sono sul lato posteriore, tu sei sul lato anteriore, sì. Quindi quella che si vede in lontananza rispetto alla ripresa è il pannello frontale. Esattamente, questo è il frontale. Vogliamo dare un'occhiata? Io direi che possiamo serenamente dare un'occhiata al pannello posteriore. Questo è trigger, sì. Il controllo IR, perché questo fa il ring che serve per utilizzare il sensore IR del telecomando per altri prodotti, le 8 uscite per le 2 coppie di casse. Questi sono dei binding post giapponesi che abbiamo già visto anche in altre realizzazioni, potrei dirti sull'AccuFace, potrei dirti sul Denon, per esempio. Belli, ben fatti. Belli, molto molto belli, e che accettano qualsiasi tipo di cavo, dal cavo spellato alla forchetta fino alla banana qui. I 2 ingressi bilanciati con la possibilità di fare fase normale, posizione A, e fase invertita, posizione B. 2 pre-out, sul manuale di istruzioni c'è scritto uno può servire per alimentare un amplificatore esterno e l'altro per esempio per i subwoofer. Questo è l'ingresso per il finale. Questi sono i 2 line 3 e 4, line 1 e 2 fatti con dei pin RCA molto più spessi e sofisticati di quanto non siano gli altri, poi il fono che da pannello frontale si può spostare in MC su 2 livelli. Quindi Giulio, che ti devo dire? Vogliamo giusto far vedere un attimo qui l'attuatore, eccolo qui. Questo è l'attuatore per il volume, molto bello, molto ben bilanciato dal punto di vista meccanico. Ok. E qui invece c'è il commutatore dal rumore e dall'aspetto molto vintage, eccolo qui. Molto rassicurante, che serve per la selezione degli ingressi. Ovviamente questi gli ingressi non vengono selezionati direttamente qua, ma è un rimando di tensione che va sul pannello posteriore e che serve per fare la selezione degli ingressi. Va bene? Come andrà in sala d'ascolto? Bene, come un giapponese, convincente. A tra poco. Ciao. A dopo. Allora, senza dubbio Luxman è un marchio che ci ha fatto battere il cuore, almeno a me ha fatto tanto battere il cuore. In tenera età sì, sicuramente. Sì. Nel momento di massimo fulgore dei giapponesi e di quello che è significato un po' la rivoluzione che i giapponesi hanno introdotto nell'hi-fi, perché senza dubbio negli anni 80, 70, 80 e forse anche 90 i giapponesi, non voglio dire che la facevano da padrone, ma senza dubbio hanno scosso tanto il mercato con tante cose. Senza dubbio Luxman, e scusate la ripetizione del senza dubbio, Luxman è stato uno di quei marchi che tutti gli audiofili più sofisticati ambivano avere nel loro impianto, anche perché uscirono praticamente da subito alla fine degli anni 60 già con un pre e un finale. A valvole molto belli che facevano a gara, l'abbiamo detto, anche con Marantz, quindi era un livello molto molto alto, che possiamo definire un po' il livello high-end dell'epoca, perché all'epoca non c'erano ancora certi marchi che adesso sono di là da venire. Esattamente, di là da venire.
Peraltro io sì. quello che ricordo era che Luxman rispetto ai giapponesi di allora, poi facciamo i nomi, Technics, Pioneer, Denon, Kenwood. Kenwood, è vero, Kenwood, e aveva, come dire, la sensazione di essere un po' più distaccato rispetto a quella corsa maniacale alla Sì. prestazione, al numerino, allo 0,000, cioè era come se dicessero il messaggio, no, che loro mandavano, era come se fosse, vabbè, queste cose fatele voi, a noi non ci interessa, a noi ci interessa la prestazione sonica, che oggi è una cosa che noi diamo per scontata, però a fine anni 70, anni 80 eravamo tutti molto presi da questa corsa ai numeri, Certo. alle specifiche, e loro, insomma, per carità, erano apparecchi dal punto di vista ingegneristico realizzati in maniera ineccepibile, però non è che se ne facessero gran vanto, Sì. ed era come se poi ci fosse una serie A che era Accuface e Luxman, direi, Sì. e Yamaha E anche, Yamaha, sì. anche in Però Cina. Yamaha Era un po' bridge, stava un po' Esatto, a cavallo. esatto. E poi c'era una serie molto più accessibile di marchi, che poi non a caso erano quelli che un comune mortale. universitario o un Esatto. liceale poteva ambire ad avere, che erano appunto Pioneer, Esatto. Technics, queste Ma cose. del resto si vedeva anche dalla line-up, perché la line-up di Luxman e Accuface erano pochi modelli. Adesso per esempio la line-up di Luxman, l'abbiamo detto in descrizione, è fatta da fondamentalmente 3 modelli di amplificatore, il 507 più piccolo, l'L100 in classe A e questo poi nella versione anniversary, va bene, e questo quindi sono 3 modelli, il tutto con un prezzo d'ingresso senza dubbio non economico, quindi è un po' l'elite, ecco, Certo. se vogliamo. Elite che tra l'altro Luxman ha saputo conservare, perché di fatto i modelli sono pochi, molto pochi. Ci sono invece altri costruttori che hanno cominciato a debuttare con amplificatori molto più economici, proprio per aggredire la fascia media del mercato, non certo la fascia d'ingresso, perché la fascia d'ingresso è quella oramai dei cinesi da 400-300 euro, quindi non esiste più quella differenziazione di mercato che invece c'era negli anni 80 e 90. Veniamo a noi. Veniamo a noi. Allora, il prodotto è un prodotto che secondo me ha tutti i fondamentali al posto giusto per piacere. Mi trova per certi versi, non dico in disaccordo, per carità, però ho un filo di disagio, ecco, quando io mi trovo dinanzi questi amplificatori che fotografano in maniera proprio molto precisa una realtà d'uso di un audiofilo di oramai 40 anni fa, 50 anni fa. L'ho detto prima, il doppio sistema di speaker A e speaker B, io francamente mi chiedo, ma perché c'è? Questa è una mia riflessione personale, poi magari qualcuno mi dirà, come per i controlli di tono, che sono assolutamente fondamentali. Quindi ecco, ci sono delle caratterizzazioni che io non riesco a capire francamente se sono un voler strizzare l'occhio all'appassionato un po' avanti con gli anni, o piuttosto al giovane che però va alla ricerca di un qualcosa con un sapore un po' vintage, o se in realtà invece proprio dal punto di vista funzionale c'è una convinta necessità di avere questo tipo di accessori. Non lo so, io credo che il mercato vada fotografato e vada visto sotto tante sfaccettature diverse, e probabilmente, come poi molti commenti ce lo hanno fatto capire, segnatamente con i controlli di tono, ci sono persone che invece queste cose le vogliono, e quindi probabilmente lo hanno fatto per richiamare delle esigenze e delle richieste di mercato che magari in Europa e segnatamente in Italia non ci sono. Sì, Del sì. resto io, quando mi trovo a parlare con persone di altri mercati, mi rendo conto che il punto di vista loro è un punto di vista spesso molto molto diverso da quello nostro,
e certe volte quei mercati sono mercati più ampi di quello italiano, quindi probabilmente no, ma quello. tra l'altro voglio dire, se si dovesse andare necessariamente incontro a quelle che sono le mie esigenze, io quasi non metterei il selettore degli ingressi, perché fondamentalmente a me ne basta uno. Quindi quando io vedo dietro un selettore o un parco di connessioni enorme, mi chiedo, mamma mia, e che diavolo ci vuoi attaccare a questo amplificatore? Sì, anche perché 7 ingressi, poi sai, l'unica cosa che manca di fatto è il pass-through per l'audio-video, che qui non c'è, e che magari... Una cosa che ho apprezzato però è il fatto, in questa moltitudine di cose che può fare questo amplificatore, della separazione fra pre e finale, perché ad esempio il fatto di poter inserire un processore di segnale può essere una cosa interessante, che apre insomma la strada verso l'implementazione di oggetti più moderni. Ma come anche la doppia sensibilità dell'MC. La doppia sensibilità dell'MC, che quella è qualcosa che io mi aspetto doverosamente in un prefono separato. Il fatto che ci sia all'interno dell'amplificatore, peraltro sezione fono realizzata in maniera ineccepibile, quindi insomma... con sensibilità tra l'altro 0,1 millivolt, quindi vuol dire è un MC a sensibilità molto molto alta, e quindi ci si possono collegare anche testine particolarmente complicate con una tensione di uscita molto bassa. Veniamo al suono. Allora, certe volte ho detto io con questo amplificatore, con queste casse, mi ci berrei un goccetto di whisky, in questo caso giapponese, ma comunque a me piace tanto il whisky giapponese. Ecco, io questo lo trovo un amplificatore estremamente rilassato, calmo, e quindi riflessivo, un amplificatore con il quale si possono passare ore insieme a meditare, ad ascoltare musica in modo suadente, in modo estremamente ricco, ricco, pieno di sfumature, pieno di tante belle cose, tante fioriture che dà la musica. Non vi aspettate, per quello che è la mia sensibilità, un suono aggressivo, un suono che ti viene addosso, un suono troppo ritmico. È più che altro un suono che raccoglie gli elementi orchestrali e fa sentire la musica per quello che è, in modo estremamente rilassato e confortevole. Tu che ne pensi, Giulio? Allora, io devo distinguere un po' in maniera piuttosto netta, ahimè, tra quello che è stato l'ascolto fatto inizialmente in bilanciato e quello che è stato l'ascolto fatto in sbilanciato. Dicevamo all'inizio che gli ingressi bilanciati sono seguiti immediatamente da uno sbilanciatore, perché l'amplificatore non è un amplificatore intrinsecamente bilanciato. E nell'utilizzazione in bilanciato che abbiamo fatto con il Lin Select DSM e con l'Aqua La Scala MK2, avevo avuto la sensazione di questa estrema delicatezza che dice Giancarlo, però unita a una microdinamica che per i miei standard non era sufficiente, e una gamma bassa che per i miei standard altrettanto era un po' carente. Avendo poi postato tutto quanto sugli ingressi RCA, quindi utilizzando le sorgenti in modalità sbilanciata, questo problema è completamente sparito. Quindi non si è snaturata la natura sonica dell'apparecchio, quindi questa estrema pulizia, questo estremo garbo, questa estrema gentilezza nel porgere il messaggio è rimasta, però è aumentato il contrasto, quindi grazie al contrasto si ha una maggiore percezione delle profondità, dei microdettagli, delle sfumature, e il tutto ha ripreso in qualche maniera vita, colore, calore. Certo, è un amplificatore che non va nella direzione dell'ascoltatore che è alla ricerca di forti emozioni. Tutt'altro. Questo, ecco, va detto in maniera molto chiara, il che mi porta a pensare che un apparecchio di questo genere può essere apprezzato da un audiofilo, insomma, che ha fatto un suo percorso, un suo excursus, e che magari ha capito che è alla ricerca di
una determinata idea di suono molto basata sulla raffinatezza, molto basata sul dettaglio, sul saper porgere le emozioni con garbo, con quasi un po' di distacco. Con pacatezza, mi sembra quasi di sentire un giapponese che parla e che si rivolge a te, perché loro hanno questo modo garbatissimo, estremamente educato e riverente, come un po' forse questo amplificatore. Come questo amplificatore che va, secondo me, abbastanza nella direzione dell'altro Accuphase che avevamo provato qualche quello mese però fa. era un classe A da 50-40 watt, mi pare. Esatto, questo non è un classe A, È un classe AB. è un classe AB da quanti watt? 120. 120, quindi ha molta più capacità di erogazione ed è molto più facilmente interfacciabile con qualsiasi diffusore, sì. però l'idea di suono secondo me assomiglia abbastanza. Sì, assomiglia abbastanza, sì. È un po' su quel filone lì, insomma, e per cui anche in questo caso va bene con le mie casse, va bene con le casse modello tal dei tali, andrebbe provato. Certo. Perché se ci chiedete se è un amplificatore universale, noi quello che possiamo dire è che lo abbiamo a lungo ascoltato con le Martin e Duo e le Parker Duo e insomma è stato un elegantissimo accoppiamento, però certo non mi veniva in mente di andarci a suonare i Dream Theater, per intenderci. No. La mia mente mi portava verso territori musicali differenti. Sì. Bene, allora vi ringraziamo di averci seguito fino a qui. www.audio2g.it.com, subscribe, campanella e abbonatevi, supportateci. Grazie. Vi ringraziamo. I social, Instagram, Twitter, Facebook. Seguiteci ovunque. Ciao, grazie, ciao.